Ragazzi, in questa scatola è racchiuso uno degli strumenti più utili per un chitarrista, ma anche per il bassista. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi voglio parlarvi del Torpedo Captor X SE Special Edition, il migliore amico del tuo amplificatore. Ma che cos'è il Torpedo Captor X SE e perché può esservi davvero utile? Non è solo un attenuatore di potenza, ma anche una load box, una DI, un simulatore di cabinet, uno stereo expander, può caricare gli impulse responses e dà i controlli per calibrare il proprio suono. E in questa edizione speciale di colore marrone vintage, veramente bella, la Tunehouse Engineering si è davvero superata con un prodotto che rappresenta il culmine di 15 anni di ricerca e sviluppo nel campo della tecnologia audio per chitarristi e bassisti. Vi lascio come sempre il link in descrizione e ora scopriamolo insieme. Il Torpedo Captor X SE arriva in un imballo ben protetto ed include il manuale di istruzioni, l'alimentatore, il cavo MIDI, jack e il cavo USB per interfacciarlo con il computer. E ci sono 4 scenari possibili con questa macchina, ma vediamo il primo che probabilmente è il più comune. Collegando l'uscita di una testata all'ingresso speaker del torpedo e lo speaker out del torpedo alla nostra cassa, possiamo utilizzare qualsiasi amplificatore, anche molto potente, come questo Marshall, e sfruttarlo nel proprio ambiente casalingo. Questo vuol dire che, alzando il volume dello stadio finale dell'amplificatore, possiamo ottenere un suono bello sature, quel suono che ci piace tanto di un ampli a valvole tirato, ma ad un volume accettabile. E questo grazie allo switch di volume presente proprio nel torpedo. Ci sono 3 posizioni, abbiamo Home, che ha una riduzione di 38 decibel, Club con una riduzione di 20 decibel, e Stadium dove non c'è nessuna attenuazione. Per cui se avete un amplificatore potente e non potete utilizzarlo in casa, questa scatoletta fa il caso vostro. Il secondo scenario ci permette di passare da un suono mono ad un suono stereo ed è comodissimo per registrarsi in casa. In questa modalità possiamo utilizzare la sola testata, ad esempio, senza collegare la cassa. Il Torpedo Captor infatti è un attenuatore di potenza reattivo con una potenza di carico di 100 watt su 8 ohm ed è anche un simulatore di cabinet. In questa modalità quindi sarà sufficiente collegare la nostra testata all'ingresso del torpedo e le 2 uscite XLR ad un'interfaccia audio o ad un mixer per avere quindi un suono stereo, e tra poco vi spiego come funziona. E inoltre è possibile regolare l'apertura stereofonica grazie al controllo Space che troviamo proprio qui sul torpedo. E possiamo ascoltare il suono in cuffia collegandoci alla presa Phones. Il volume delle cuffie poi e il livello del segnale XLR viene controllato dal potenziometro Out Level. Ma la Tunehouse si è voluta spingere oltre per la gioia di tutti i musicisti smanettoni. Con il torpedo remote è possibile collegare il Captor X SE direttamente allo smartphone, al computer, Windows o Mac o al tablet e avere così il controllo completo di 32 cabinet virtuali. Troviamo poi 8 microfoni per cabinet con una doppia microfonazione, 10.000 posizioni tra il fronte e il retro della cassa e 13 simulazioni di ambiente. Abbiamo a disposizione 128 preset, di cui 6 possono essere memorizzati nel Torpedo Captor X e richiamabili istantaneamente grazie all'encoder che troviamo sulla parte frontale. Andiamo al preset 2. Preset numero 3. Preset numero 4.
preset numero 5. E infine preset numero 6. Ragazzi, ma prima di vedere il terzo e penultimo scenario, che è fantastico se suonate dal vivo, se il video vi sta piacendo, mi raccomando, cliccate mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio, però sappiate che a 50.000 iscritti vi dirò perché il doppio mi piace non è nulla mi piace. Ed eccoci al terzo scenario, un amplificatore a valvole e due diversi segnali. Dal torpedo remote possiamo selezionare il routing dual mono ed applicare ai due canali left e right diversi parametri di equalizzazione oppure differenti livelli di riverbero. E questo è ideale per differenziare il segnale che va all'impianto o alle casse monitor. Pensate quindi ad un utilizzo dal vivo dove possiamo scegliere un suono per il nostro ascolto e un altro per l'impianto PA. Con lo switch ground poi possiamo eliminare eventuali rumori di massa. E ragazzi, questa terza modalità farà la felicità di tanti musicisti che suonano dal vivo. Per chi invece vuole registrarsi in casa o in studio, il quarto scenario è pazzesco. Nel torpedo remote possiamo mettere in bypass l'uscita right e lasciare invece il canale left effettato. In questo modo possiamo aggiungere in post-produzione il plugin Wall of Sound incluso e scegliere tutte le simulazioni di cabinet disponibili. E questa è una soluzione che ci permette di ampliare le nostre possibilità sonore una volta registrata la parte di chitarra. Complimenti davvero alla TuneNotes Engineering. E ragazzi, se avete una soluzione simile a questo torpedo, mi raccomando scrivetemela con un commento qui sotto che non leggerò, ma vediamo quali sono gli effetti inclusi e che sono accessibili tramite il torpedo remote, sia con il cavo USB che in modalità wireless. Stereo rig. Con la funzione di double tracker automatico viene creata una ripresa stereo dove il canale left siamo noi e il canale right è il chitarrista virtuale. La bellezza è che la dinamica, l'attacco, il timing del chitarrista virtuale cambia, rendendo quindi realistica la doppia esecuzione. Il controllo balance simula la spazialità nel panorama stereo dei due chitarristi, mentre il potenziometro tightness controlla quanto deve essere simile la parte virtuale. Abbiamo poi 12 riverberi e con il controllo space andiamo a controllare la larghezza del panorama stereo. Abbiamo tre modalità di equalizzazione: post impulse responses, guitar a 5 bande, basso a 3 bande e custom. Con il potenziometro voicing abbiamo un controllo di tono globale e accessibile velocemente direttamente dal torpedo senza passare per il remote. Girando a sinistra vengono enfatizzate le medie frequenze, mentre a destra vengono attenuate. Abbiamo poi un noise gate che rimuove eventuali rumori di fondo indesiderati e ha due modalità hard e soft, e poi c'è una comoda funzione learn per capire il livello. Con l'impulse response loader è possibile memorizzare centinaia di impulse responses statici nella memory card inclusa, con l'opzione di switchare tra gli impulse responses dinamici e statici e mescelare due file wave standard con una durata massima di 200 millisecondi. E non poteva mancare l'accordatore personalizzabile da 410 Hz a 490 Hz. Ragazzi, questa edizione speciale, oltre a comprendere una collezione di 32 cabinet virtuali, include altri 10 cabinet e il plugin Wall of Sound per caricare e gestire i cabinet direttamente nel proprio software di produzione musicale. Il suono è fantastico, gli effetti idem e pensati anche per chi ha esigenze professionali. Finalmente posso dire di aver trovato uno strumento che fa della versatilità il suo punto di forza, con un occhio
attento alle esigenze del musicista moderno sia in casa che in studio che dal vivo. Da oggi farà parte della mia strumentazione, vi lascio come sempre il link in descrizione se volete approfondire e ragazzi, se volete un consiglio, guardate il video qui sopra, vi tornerà sicuramente utile. Ciao ragazzi e buona musica!